Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro. In questo video voglio parlare un attimo di una domanda che soprattutto chi è agli inizi nello studio dei tarocchi si pone spesso, ovvero se si è portati o meno alla lettura dei tarocchi. Perché dico che soprattutto agli inizi ci si pone questa domanda? Beh, perché si hanno ovviamente quando si studia una materia nuova delle difficoltà, no? Soprattutto nel caso dei tarocchi si ha difficoltà a avere, diciamo, discernere quale messaggio è più appropriato per una carta o meno rispetto a quello che si vuole leggere, a estrapolare un messaggio unitario e coerente da una stesa, e quindi queste difficoltà danno dubbi soprattutto ai neofiti, a chi si approccia da poco a imparare a leggere i tarocchi. Beh, dunque, sicuramente ci sono delle qualità che aiutano nella lettura dei tarocchi, soprattutto per quanto riguarda la mio approccio intuitivo alla lettura dei tarocchi. Intuitivo vuol dire che non solo ci si basa su una diciamo conoscenza di base dei vari significati dei tarocchi e tutta la simbologia numerica eccetera dei tarocchi, ma anche sul proprio intuito. Sicuramente diciamo per utilizzare al meglio questo approccio che io chiamo intuitivo aiuta essere portato a imparare le cose in maniera visiva, a avere una memoria visiva, per esempio ci sono delle persone che imparano nuove lingue quando le ascoltano, in questo caso però ci sono anche altre persone che le imparano scrivendole o proprio vedendo la parola scritta. Ecco, diciamo una memoria di tipo visivo, un essere portati a un apprendimento di tipo visivo sicuramente aiuta perché le carte hanno delle immagini e quindi diciamo aiuta a collegare i vari significati alle immagini, un approccio all'apprendimento di tipo visivo. Inoltre sicuramente un animo artistico aiuta non solo essere portati a disegnare o comunque alle arti visuali o grafiche, ma anche in qualsiasi altro tipo di talento artistico, anche musicale, eccetera. Perché comunque la forma, diciamo, la lettura dei tarocchi è una forma di arte, quindi si segue lo stesso tipo di processo artistico, ecco, quando si leggono i tarocchi. E, senza voler essere particolarmente, come dire, non dico questo perché uno vuol darsi importanza, eccetera, ma è proprio che alla base, ehm, quando si leggono le carte, sicuramente non è un approccio razionale, organizzativo che si utilizza, bensì è proprio un approccio intuitivo che è molto simile a quello che si utilizza durante la produzione di una qualsiasi forma di arte. In particolare è utile se si ha la tendenza a raccontare storie, cioè chi è portato a scrivere,
chi è portato a raccontare appunto storie, per esempio ai propri bambini, a se stesso, eccetera, a vedere la vita come una forma di racconto. Questo sicuramente aiuta durante la lettura dei tarocchi, perché appunto si riesce a raccontare una storia al consultante. E ho fatto anche un video in particolare su questo approccio che si chiama storytelling, che è quello appunto di estrapolare il messaggio alle carte attraverso proprio la narrazione di una storia, di un racconto. E poi sicuramente è utile, se si vuole leggere i tarocchi in modo intuitivo, essere, come dire, in grado di pensare un po' fuori dagli schemi, di non essere ligi totalmente conformi alle regole, di riuscire a pensare un po' fuori da out of the box, no? Cioè un po' fuori dagli schemi, trovare soluzioni nuove ai vari problemi che si affrontano durante la giornata, perché appunto questo aiuta a collegare le carte in maniera fluida, perché le carte sono tante, le combinazioni sono tantissime, incalcolabili forse, e quindi potrete avere sempre delle carte diverse una vicina all'altra, e appunto il pensare fuori dagli schemi permette di collegarle in maniera fluida. Quindi se avete questo tipo di qualità sicuramente aiutano, sicuramente aiuta anche credere che appunto i tarocchi possano essere di aiuto, e quindi un certo approccio all'esoterismo, una certa tendenza a non diciamo limitarsi a ciò che si vede, ma pensare che ci sia una realtà diversa con cui si può comunicare appunto attraverso i tarocchi. Però il messaggio che voglio dare con questo video è che in realtà la cosa più importante per leggere i tarocchi, e quindi per dire se si è portati o meno, è l'interesse. Perché dico questo? Perché quando si impara una materia nuova, una tecnica nuova, a usare uno strumento nuovo, come può essere un mazzo di tarocchi, sicuramente all'inizio ci sono delle difficoltà, no? Come quando, che so, se io voglio imparare a pescare, non è che posso andare a comprare una canna da pesca, andare al lago, buttare giù la canna ed essere in grado di farlo. Ci sono delle tecniche da imparare, tutta una serie di nozioni sul tipo di pesci, su come si approcciano all'esca, che tipo di esca utilizzare, come muovere la canna, quanta forza porre, eccetera, eccetera. Ci sono delle tecniche, quindi non è che una volta che si ha un mazzo di tarocchi si può pretendere di sentirsi, può capitare, ma non è la norma, immediatamente in grado di leggerli senza dover imparare un qualcosa. Quindi, perché dico questo? Perché a volte le persone che si approcciano ai tarocchi pensano di non essere portati quando magari li leggono da poco tempo e quindi si scoraggiano abbastanza subito. Invece l'interesse è il maggior indizio di un talento nella lettura dei tarocchi, perché ci vuole molta passione per iniziare a leggere un mazzo di tarocchi. Adesso con internet
negli ultimi anni è diventato, i tarocchi sono diventati molto più popolari, ci sono più persone che si approcciano a leggere i tarocchi, anche perché appunto è stato un attimo ripulito da quest'aura un po' da magia ritualistica, eccetera, che spaventa, diciamo, la maggioranza delle persone, è visto più come uno strumento anche di aiuto a se stessi e agli altri, e quindi più persone negli ultimi anni hanno iniziato a approcciarsi ai tarocchi. Però quando per esempio ho iniziato io nei primi anni 90, poche persone erano interessate ai tarocchi. Tutta la mia cerchia, le persone che conoscevo io, della mia età, più anziane, meno anziane, eccetera, eccetera, ero l'unica. E tuttora, se non fosse per internet, non potrei conoscere persone veramente interessate a studiare i tarocchi, perché comunque rimane tuttora anche con internet, anche se voi magari attraverso i vari social siete in contatto con delle persone come voi che sono interessate a studiare i tarocchi. In realtà siete pochi, molto pochi rispetto alla maggioranza, rimane comunque un fenomeno di nicchia. Perché? Perché un conto è andare da qualcuno a farsi fare una lettura di tarocchi, questo magari più persone lo fanno, però poi studiare, comprare un mazzo, fare dei corsi, comprare dei libri, eccetera, ci vuole passione. Sembra a voi magari di no perché appunto vi piace l'idea, però in realtà è comunque riguarda un numero ristretto di persone. Quindi rimane comunque un fenomeno di nicchia e pertanto per esempio, che ne so, anche a me piace mangiare il pesce, però non è che vado a comprare la canna da pesca, faccio dei corsi, mi studio dei libri per poi andare effettivamente a pescare il pesce. È proprio un'energia completamente diversa. Quindi già il fatto di avere un interesse, di avere una passione per i tarocchi implica sicuramente che ci siete portati, perché la passione, diciamo, è sempre legata a un talento che ovviamente va raffinato, va strutturato attraverso delle conoscenze, delle tecniche e della pratica e dell'esperienza, però sicuramente il talento sta dove va la passione. Per come la vedo io e per come me ne sono resa conto appunto durante la mia esperienza, quando in realtà veramente è da pochi voler studiare i tarocchi. Quindi cosa vi manca se siete agli inizi e trovate le difficoltà? Beh, basta semplicemente creare una solida base di conoscenze attraverso un mazzo che faciliti l'apprendimento, come io da sempre consiglio, cioè il Rider-Waite-Smith, quello classico, perché ha una simbologia molto chiara. Trovate molti libri coerenti nella stesura, cioè nella spiegazione dei significati. È una spiegazione legata all'immagine, quindi sicuramente riuscite a capire perché si dà quel significato a quella carta. E poi sicuramente sviluppare l'intuizione, sviluppare un metodo intuitivo che permetta di legare più carte attraverso delle tecniche mirate a questo. Quindi è tutto ciò che serve, ma la cosa più importante sicuramente è la passione e l'interesse, poi il resto viene da solo.
Bene, spero che questo video abbia un po' chiarito i dubbi su questa problematica. Se avete domande scrivete tranquillamente nei commenti. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete il like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!